La scultura è già completa all'interno del blocco di marmo. L'unica cosa che io devo fare è eliminare ciò che c'è in eccesso. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564. Che dire, non ha bisogno certamente della mia presentazione, uno dei più grandi esponenti del Rinascimento italiano. Questa frase però per me ha rappresentato qualcosa di fondamentale, qualcosa di estremamente concreto. È stata da sempre, fin da quando ero giovanissima, una frase ispirante. Mi ha guidato nel desiderio di intraprendere una professione che non era quella dell'insegnante di danza che spiegava delle sequenze di passi, delle figure, dei movimenti, ma quella di una persona che si mette a disposizione dell'allievo e dell'allieva per far sì che quella persona liberi il danzatore o la danzatrice straordinario, straordinaria che è già dentro di lui o di lei. La mia idea è proprio quella che descrive Michelangelo, è quella di poter affiancare le persone eliminando ciò che c'è in eccesso, quindi non creare un danzatore, non creare potenziale, ma permettere a quel potenziale di emergere, liberare quel potenziale, far sì che la persona abbia gli strumenti per poter esprimere se stesso, se stessa al meglio, nella forma più eccellente possibile che la rappresenta o che lo rappresenta. Michelangelo diceva proprio questo: quello che deve fare uno scultore non è creare nulla di nuovo, ma è semplicemente avere la capacità di vedere la scultura quando è coperta da un eccesso di materia, ed è quell'eccesso di materia che va eliminato. In Dance Mental Coaching io immagino questa metafora esattamente così come Michelangelo la esprime. Immagino che quell'eccesso di materia siano tutta una serie di rigidità, di paure, di timore, di giudizi che le persone tendono a costruirsi. Guardate, proprio ieri ho ricevuto un messaggio dove una persona mi ha detto: il ballo o ce l'hai o non ce l'hai, e mi ha fatto tutta una serie di esempi di persone che secondo lei non avevano l'attitudine, no, adeguata al ballo, posto che sono tendenzialmente disinteressata a chi desidera un confronto parlandomi di terzi o comunque portandomi degli esempi come, tra virgolette, esempi negativi. Penso che la premessa fosse immediatamente sbagliata. Io non penso che la danza una persona ce l'abbia o non ce l'abbia, e ritengo, dico una cosa molto potente, molto forte, che sicuramente può non essere condivisa e sull'opinione nulla da dire. Ritengo che troppo velocemente le persone ritengano di essere portate o non portate per qualcosa. Ritengo che molto spesso l'idea di essere portato o non portata per la danza o per qualsiasi tipo di attività sia una costruzione molto spesso affrettata, una conclusione, ecco, diciamo così, affrettata, che le persone tendono a dare di sé o degli altri. La mia personale opinione è che la danza sia di tutti, che la danza sia dentro ognuno di noi. E torniamo a Michelangelo, anzi torniamo a Michelangelo insieme a Dance Mental Coaching, quindi liberare il potenziale della persona, liberare la persona da quelle rigidità, da quelle paure, come dicevo prima, dal timore del giudizio che molto spesso non consente alla persona di esprimersi con totale libertà. In questo senso oggi apriamo questo nuovo ciclo di video gratuiti per essere vicino a tutte quelle persone che hanno voglia di lavorare sul permettere al proprio potenziale di emergere. E oggi nello specifico andiamo a parlare di una delle rigidità
che va eliminata. Attraverso lo scalpello dobbiamo togliere quell'approccio, per esempio, che in salsa è molto frequente, allo schematismo del conteggio. Mi spiego meglio. Certamente la danza caraibica, la salsa, rimaniamo sulla salsa, è a livello musicale, voglio semplificare, non banalizzare ma semplificare, un mix di due sistemi, di un sistema percussivo e di un sistema metrico. Alcuni che vogliono dare una geolocalizzazione dicono di un sistema percussivo africano e di un sistema metrico europeo. Quando parliamo di sistema percussivo è chiaro che parliamo di figure ritmiche, di ritmo. Quando parliamo del sistema metrico ci riferiamo al conteggio. Bene, la danza caraibica, in particolare la salsa, come fenomeno transculturale, arriva in Italia e per poter essere diffusa sia a livello di ballo sia a livello musicale, ma diciamo per poter essere, passatemi questo termine, tra virgolette, commercializzata all'interno delle scuole di ballo, il miglior sistema, proprio perché si tratta di un elemento transculturale, quindi di una cultura che noi andiamo a prendere da fuori, andiamo a portare, no, all'interno delle nostre sale. Ecco, dicevo, il sistema, non so se è il migliore, ma comunque un sistema che viene ritenuto all'epoca, no, utile, è quello di utilizzare il conteggio. In tante discipline di danza già si utilizza il conteggio, bene, anche in salsa abbiamo questo tipo di possibilità per poter avvicinare più persone possibili a questo tipo di ballo. Ora, indipendentemente, sapete che per me l'idea di ciò che è giusto, ciò che è sbagliato deve tendenzialmente essere sostituita da ciò che è utile e ciò che non è utile. Sicuramente un'utilità c'è nel trasferire, per esempio, lo schema di un passo base di salsa, di uno dei tanti passi base di salsa, perché anche lì non c'è un unico passo base, ma supponiamo di prendere a modello il basico avanti e indietro, diventa un sistema utile quello di utilizzare un conteggio e quello di andare per esempio a utilizzare per persone che non hanno mai ballato il sistema del conteggio sull'1. 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7, pausa, 4 e 8 vengono utilizzate come pause. Nel corso del tempo poi le persone iniziano a ballare su altri tempi, eccetera, eccetera. I più bravi iniziano poi a scoprire che c'è un'altra modalità di ballo, ballare a ritmo, ballare sul ritmo, ballare con il ritmo, quindi ballare seguendo delle figure ritmiche. Bene, vi dico, questo sistema del conteggio è stato adottato anche da mio fratello Pietro e da me agli albori della nostra carriera, quando abbiamo iniziato a insegnare, subito dopo aver fatto quello che all'epoca avevamo considerato un errore. Ci avvicinavamo all'insegnamento anche al principiante utilizzando il sistema della clave. Arrivava Pietro, che molti di voi conoscono essere diciamo per usare un termine che lo identifica solo in parte, un amante, ecco, un amante passionale direi invece, un amante passionale della clave. Arrivavamo e spiegavamo alle persone che questo passo base, uno dei tanti passi base che insegnavamo, si poteva eseguire su questa figura ritmica che è la clave. Bene, dato che vedevamo che l'approccio era un pochino faticoso, molte persone facevano fatica a seguirci, noi eravamo molto giovani, Pietro e io all'epoca avevamo 17-18 anni, decidemmo di iniziare a utilizzare il sistema con il conteggio. Ciò che poi è stato diciamo da noi rilevato, no, nel tempo, è che una cosa importante era però non rimanere rigidamente legati a quello schema, e ora ci arriverò.
È importante però che io vi dica che con i miei bambini, e qua mi rivolgo a tutti gli istruttori, i maestri che ci seguono, i tecnici, è importante che voi sappiate che fin da subito e da sempre con le classi di bambini io ho sempre utilizzato un altro sistema, e cioè ho utilizzato il sistema del ballo sul ritmo, del ballo con il ritmo, del ballo a ritmo. La figura percussiva di riferimento non era la clave, non è la clave, lo diventa ma non lo è immediatamente, bensì il tumbao delle congas. Questa figura ritmica immaginata, suonata con una mano sola, dove semplicemente viene suonato il tumbao con il doppio colpo e il colpo singolo. Quindi quello che in molti, di nuovo vi chiedo scusa per la banalizzazione, ma quello che in molti cantano in questo modo: tutum pa, tutum pa, tutum pa. Volendo associare il sistema metrico al sistema percussivo, possiamo dire che questo doppio colpo cade sul 4 E, quindi prende il sincopato immediatamente dopo, la pulsazione in levare che sta tra il 4 e il 5, no? Quindi 4 E, chiamiamola così. Mentre il colpo singolo cade sul 2. Ma quello che interessa ai miei bambini non è assolutamente questo, tanto più che inizialmente non ne parlo nemmeno. Parlo poi di un incastro dei due sistemi solamente in un secondo tempo. Quando insegno il passo base nella fase iniziale, quello che io insegno è che sul doppio colpo si avvicina, per esempio nel caso dei maschietti, il piede destro per poi partire sul colpo singolo in avanti con la sinistra, ballando tutum pa, tutum pa i, 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 tutum pa. Altra radice, tutum pa i, tutum pa i, tutum pa i, tutum pa i, tutum. Vedete che queste due radici, benché rappresentino dei basici di salsa, son, hanno una caratteristica comunque diversa, ve l'accenno soltanto. Hanno una caratteristica di accento differente. L'accento che io vado a ballare, diciamo, quando parlo di accento intendo la parte evidenziata che io vado a ballare ballando un basico avanti e indietro, è quella del colpo singolo. Cucum pa, cucum pa, cucum pa. Quando invece io vado a ballare il basico son, la parte accentata è quella del doppio colpo, del doppio colpo. Cucum pa, cucum pa, cucum pa, cucum pa, cia, pa. L'accento è quello che mi cade sull'apertura, sul doppio colpo. Bene, adesso qua sono andata a introdurre un altro argomento di cui non voglio parlare ora, ok? Ma che è molto importante, lo dovete tenere molto ben presente perché vi servirà per l'interpretazione. Un conto è il ballo non è tutto uguale, il ballo è fatto di accenti, il ballo è fatto di momenti in cui voi eliminate quell'eccesso di materia che vi obbliga a degli schemi, che vi obbliga a reprimere il vostro istinto, che vi obbliga a volte addirittura a non diventare parte della musica. È fondamentale che quindi voi abbiate l'opportunità di dare accenti, di dare colore. Cucum pa, oppure cucum pa, cucum, ma ne parleremo. Bene, conteggio 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7, pausa, ballo sul ritmo, ballo sul conteggio. Oggi parliamo di sospensione di passo. Ci togliamo da quello schema 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7, pausa, via! Andiamo a fare qualcosa di diverso e lo faremo attraverso due sequenze, una di livello principiante e l'altra di livello avanzato. Avanzato, diciamo. Ho un ospite, non è Pietro Mingherelli, non è la maestra Giuseppe Gomero, è un ospite per me specialissima, quindi ho un pochino di emozione nel presentarvela.
e è con me oggi posso dirlo, grande maestra Nicole Burrini. Buongiorno! 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 Ciao Nicole, benvenuta. Grazie. Sei un po' emozionata? Sì. Molto? Molto. Allora, Nicole Burrini è una maestra d'eccellenza, posso dire. Ed è una maestra d'eccellenza, ti vedo, sai che sei emozionata. Hai anche l'occhio un pochino lucido, perché sei vicino Alla mia mamma. alla tua mamma. Come mi chiamerai? Infatti glielo volevo chiedere perché mamma non mi sembra il caso. Maestra Daria. No, ma dai, non ti preoccupare. Chiamami tranquillamente Sua Eccellenza. Va bene, va bene. No, senti Niki, allora avete capito, per chi non la conoscesse, che la maestra Nicole Burrini è mia figlia, è la seconda dei miei 3 figli, dei miei 3, lo dico ogni scarafone bella mamma sua, dei miei 3 meravigliosi figli, fatemelo dire. Bene, ti ho presentato e sentito con dei termini roboanti, non sei abituata? No. Non è abituata perché generalmente io sono molto restia a dare questi bei giudizi, però devo dire che te li meriti e adesso ne darai dimostrazione. Senti, dato che ti vedo così emozionata, ti faccio subito una domandina a bruciapelo. E ti chiedo se tu preferisci il ballo su conteggio o il ballo su ritmo, ma prima di darmi la risposta permettimi di dire una cosa. Allora, Nicole Burrini non nasce come salsera, anche se è salsera dalla nascita perché respira salsa da quando è nata, ma la tua formazione, correggimi se sbaglio, è stata affidata dalla tua mamma all'eccellenza. Torino è una città meravigliosa, ha dei pezzi di storia e di cultura unici al mondo e ha alcuni personaggi in vari ambiti culturali che sono delle vere e proprie eccellenze. Tra queste, quando io mi sono trasferita a Torino, ho avuto la fortuna di incontrare 2 artisti di fama mondiale, 2 artisti eccezionali che sono Catina e Bruno Genero, con la loro scuola Mama Dance che si trova appunto qua a Torino. Quando Niki era piccolina è stata affidata a Catina e a Bruno. Catina è una danzatrice, insegnante, coreografa, ricercatrice culturale, perché quello di cui si occupa Catina non è semplicemente insegnare o coreografare pezzi, ma è proprio una vera e propria ricerca culturale costante. Si diploma presso la Fédération Française de la Danse e è la prima persona a creare una compagnia di danza afro in Italia e a sviluppare questa disciplina in un modo direi eccezionale. Insieme a lei, e questo univa, tu non lo sai, ma quando eravamo giovani e ci siamo conosciuti, Bruno e Catina e Pietro ed io, quello che ci univa era proprio di essere 2 coppie di fratelli. 2 coppie di fratelli che avevano appunto la passione della danza in comune. E Bruno, insieme a Catina, costruisce questo mondo meraviglioso. Pensate che Bruno, oltre a essere un musicista, un compositore di fama internazionale, definirlo un percussionista non va bene, perché nel 1999 viene celebrato come un fuoriclasse vero e proprio in occasione della prima biennale internazionale della percussione, no? Come il miglior djembé fola che non africano che esista al mondo. E in effetti per me era molto importante che tu respirassi la stessa aria di questi grandissimi artisti. Fatta questa premessa, immagino che tu un paio di percussioni le abbia sentite sì. nella tua vita e non solo da tuo no. zio Pietro, è vero? Sì.
E quindi torno alla mia domanda, perché fino adesso non hai parlato. Ti faccio parlare perché poi ho Igor, ricordatevi Igor, mi raccomando, che è il nostro regista, direttore artistico, direttore tecnico, che poi mi fa taglia, basta, eccetera, eccetera, e quindi mi sta facendo segno che devo farla parlare. Smetto. Raccontami un attimo, preferisci? Parliamo di salsa, Quindi, ok che la tua formazione sappiamo qual è, eccellentissima, con questi personaggi meravigliosi, ma a livello di salsa, è meglio il ballo sul conteggio o è meglio ballare a ritmo? Personalmente io non mi sento di dire che seguire un sistema piuttosto che un altro sia meglio. Io sicuramente, sia per la mia formazione dovuta a Catina e Bruno, grazie a te ovviamente, sia per quello che ho vissuto con te, con mie zie Giuseli e chiaramente con il maestro dei maestri Pietro, non posso che prediligere il sistema ritmico, quindi prediligo un ballo basato principalmente su figure ritmiche, sull'attitudine della musica, del brano, sull'interpretazione che il musicista vuole dare in un determinato brano, però chiaramente, come hai già detto tu, il sistema metrico, quindi il conteggio, è necessario per poi avere la possibilità di spostarsi su un'interpretazione più completa della musica e quindi sfruttare allo stesso tempo sia il sistema metrico che il sistema ritmico, quindi essere in grado di sfruttare sia un approccio più tradizionale, quindi più basato sul feeling, no? No, ma guarda, questo gesto già dice tutto, questo gesto già ci dice tutto. Basato sulla percussione, su quello che si percepisce, ma anche un approccio più magari accademico, potremmo definirlo, quindi focalizzandoci un po' di più appunto sul conteggio. È inutile dirti che condivido ciò che hai appena detto. Io credo che, come hai sentito, no, nell'intro che ho fatto, questo ciclo di video andrà proprio a parlare di quella che è sempre stata, come tu sai, no? Ti ho sempre raccontato di questa frase di Michelangelo, per me ispirante, per quello che dovrebbe essere un insegnante di danza, coach, come mi ritengo io, un affiancatore di talenti. Io mi definisco così di solito, un affiancatore di talenti. Alcuni talenti che affianco non sanno ancora di essere dei talenti, ma lo sono. Ecco, è chiaro, come ti dicevo, che io condivido pienamente ciò che hai detto e alla luce della premessa che ho fatto, tra le rigidità che è importante riuscire ad eliminare, c'è proprio questo elemento, no? Il fatto di non pensare che sia per forza meglio un sistema o un altro, ma avere la capacità intanto di voler conoscere entrambe le cose, proprio per avere la possibilità di spaziare, di interpretarsi, creare per se stessi libertà. La libertà è data dalla conoscenza, la libertà è data proprio dalla possibilità che ci diamo di conoscere più elementi possibile in modo da avere gli strumenti che ci consentano di esprimerci al meglio. E soprattutto evitare quella rigidità, no, di giudizio che ci porta poi a non ascoltare più la musica, perché poi le musiche variano, gli interpreti della musica variano. Ci sono cantanti che hanno una modalità di cantare che ti porta a seguire la melodia e non puoi farne a meno. Ci sono degli arrangiamenti musicali che vengono fatti con modalità diverse, non tutti gli arrangiatori usano gli stessi sistemi. Quindi ecco, niente di meglio oggi che eliminare rigidità. Abbiamo parlato molto, ho parlato molto, però ho visto che anche tu quando attacchi hai visto? ci dai dentro. Della migliore. Bene, allora partiamo da questo. Partiamo dal fatto che utilizziamo un conteggio e che la prima cosa che vogliamo fare, sia a livello principianti, pre-intermedio diciamo, quindi siamo su un livello A1, A2, sia a un livello più avanzato, quel conteggio possiamo continuare a utilizzarlo, quindi il focus non è ancora sul ritmo, diventerà sul ritmo poi il focus, attenzione, avrete dei video dove balleremo solo focalizzando figure ritmiche, ritmo, eccetera, ma oggi restiamo sul conteggio, ancora legati al conteggio, perché per arrivare a interpretare anche il ritmo bisogna saper maneggiare con grande cura, con grande cautela anche il conteggio, ok? Ma ci togliamo da quello schema lì.
1, 2, 3 pausa, 5, 6, 7 pausa, 2, 3, 4 pausa, 6, 7, 8, sì, è quello, 6, 7, 8 pausa, oppure altri sistemi? No. Esistono quelle che, partiamo dal livello principiante, no? Pre-intermedio, vengono definite sospensioni di passo, momenti in cui quello che doveva essere un marcato nel basico non viene marcato. E partiamo da questa sequenza per i cavalieri, per le dame, tempo 1, tempo 2 e poi una sequenza un pochino più avanzata. Che ne pensi, Niki? Bene, allora ci mettiamo davanti allo specchio, direi che possiamo stare in questa posizione. Allora, da questa posizione andiamo a ballare il nostro passo base, partiamo col sistema del basico in avanti per i nostri cavalieri ballando 1, 2 e 3. Quindi notate che noi siamo partite col basico ballando 1, 2 e 3. 5, niente. 6, niente. Ma come al 5 e il 6 si balla il passo base? No. Stiamo fermi, 5, 6 e 7 e ripartiamo col basico 1, 2, 3. Quindi guardiamo bene cosa abbiamo fatto, abbiamo ballato la base in avanti facendo 1, 2 e 3. Notate quindi che abbiamo avvicinato il piede sinistro e portato in fuori il piede, la gamba destra. Lo andiamo a fare ancora una volta. 1, 2, avvicino e chiudo col piede sinistro, metto il peso sulla sinistra, vado in fuori con la destra. E quando cade questo momento? Anticipo leggermente il mio 3, pulsazione in levare che sta poco prima di quel 3, sta tra quel 2 e quel 3, 1, 2 e 3, resto al 5, resto al 6, cambio chiudendo con la gamba destra sempre sulla E che sta tra il 6 e il 7, porto il peso sulla destra, vado in fuori con la sinistra, 7. Vedete, qua ci siamo occupati solo e esclusivamente di piedi, 1, 2 e 3, 5, 6 e 7. Sospendiamo il passo. È la prima cosa che andiamo a fare, sospendere il passo. Lo rifacciamo ancora. E 1, 2 e 3. 5, 6 e 7, 1, 2, 3 e poi possiamo ripartire col nostro basico. Vediamo lo stesso passo contato per la dama. Partiamo col basico indietro e 1, 2, 3, 5, 6 e 7, 1, 2 e 3, 5, 6, 7. Possiamo mettere carattere a questi semplici passi? Chiaramente. Possiamo mettere movimenti su questi semplici passi? Possiamo utilizzare quei silenzi per interpretare, perché come diciamo noi da quando tu sei piccola, il silenzio a volte è meglio di tutto, del rumore, delle parole. Andiamo, allora balliamo con la parte del cavaliere, quindi balleremo 1, 2 e 3. Prima cosa che andiamo a fare, utilizziamo il movimento del busto. Ricordatevi, video 9, abbiamo iniziato a parlare dei movimenti di torsione del busto. Questa torsione ci consente di non rimanere frontali, questa torsione ci consente di dare già un principio di dinamismo al passo. Lo rifacciamo, e 1, 2 e 3, lo rifacciamo ancora, e 1, 2 e 3. Quindi notate che il mio busto è in torsione, notate anche che la gamba sinistra su cui ho il peso è leggermente piegata. Sul 5 e 6 rimango. Sapete cosa potete fare, cavalieri? Le cose più disparate potete fare qua, a livello di atteggiamento, di movimento, potete inserire un movimento del busto, eccetera. Ma utilizziamo di nuovo qualcosa che avevamo già visto, per esempio un piccolo allungamento nel 5 delle braccia. 5, 6 e 7. E notate che sia io che Niki sul 7 ci siamo spostate nuovamente in torsione. Cavaliere, ripartiamo, e 1, 2 e 3, 5 piccolo allungamento, 6 e 7, 1, 2, 3. Lo facciamo in modo un pochino più continuo, aggiungendo nel mezzo la base, ok? Quindi 1, 2 e 3, 5, 6 e 7, 1 passo base, 5 ripetiamo, e 1, 2 e 3,
Ciao, 6 e 7. 1, 2, 3 e 5 ripetiamo e 1, 2, 3. Ciao e 6 e 1, 2, 3. Postura, Mi raccomando, oggi non sono partita con questa parola magica che però è fondamentale, unica. È la nostra parola magica, quella che dobbiamo tenere sempre ben presente. Dame, sai Niki che farò un video per le nostre dame prossimamente sulle braccia e una cosa di cui mi piacerà parlare è il fatto che molto spesso arrivano tante ragazze, no? Tante persone, signore, maestre, coreografe, amanti della danza sportiva, tutte quante hanno in comune un pochino questa cosa. Una delle domande che mi fanno più frequentemente è ma le mani come le devo tenere? E una delle cose che a me piace chiarire subito è le tue mani sanno già perfettamente come devono muoversi e cosa devono fare. E qua ritorniamo allo scalpello. Uno dei consigli che do è sostieni i polsi. Per sostenere il polso, io uso questa frase da sempre, da quando ero una ragazzina, no? Sostieni il polso per me significa non lasciare la mano a penzoloni, sostieni partendo dal polso, non pensare alle dita, alla mano, non creare rigidità lì, sostieni i polsi e lascia che le tue mani si esprimano come vogliono, no? Come desiderano. Non serve una posizione. Anche recentemente mi è capitato di interfacciarmi con professioniste che legittimamente spiegavano come tenere le dita. È legittimo perché è un metodo, no? Però io personalmente sono convinta che vicino ai talenti che io assisto ci siano delle meravigliose mani che sanno perfettamente come interpretarsi, quale atteggiamento avere. Perché, come dico sempre, è un atteggiamento a 360 gradi. Ecco, da un punto di vista tecnico però un piccolo consiglio, una piccola indicazione mi sento di darla. Fate attenzione a non lasciarle a penzoloni le mani, anche se vi devo dire la verità. È un po' come quando abbiamo un allievo che balla, per esempio, con le braccia lasciate andare e gli diciamo tieni sulle braccia. Ma che differenza c'è? E qua mi rivolgo di nuovo ai miei maestri tecnici. La domanda è: che differenza c'è tra un allievo che balla così e un allievo che poi balla così? Forse l'indicazione che stiamo dando dovrebbe essere calibrata. Forse siamo noi insegnanti a dover focalizzare il metodo, ciò che diciamo, il modo in cui, come dico io, assistiamo la persona che è vicino a noi. Forse non è sufficiente dire tieni sulle braccia e nemmeno mettersi a far vedere un movimento. Perché dico questo? Perché quando le mie dame arrivano e mi dicono ma le dita, le mani, e io dico sostieni i polsi, faccio fare una piccola riflessione che è la seguente: ricordati però che se i tuoi polsi, se le tue mani sono a penzoloni, il problema non sono i polsi, è anche lì, quella è un'indicazione. Tenetela da conto, ma il problema è l'atteggiamento. Se io sono in postura, se sono focalizzato su quei primissimi video del primo ciclo di Dance Mental Coaching, non ti succede, non ci stai così, non ci stai, perché dentro quel blocco di marmo la statua è già completamente formata, c'è già la danzatrice dentro di te che non potrà mai stare così. Perché stai indossando se stessa, attua se stessa con una modalità per cui le diventa impossibile ballare in questo modo. Ho esagerato? Allora torniamo davanti allo specchio e andiamo alle nostre dame. Sospensione di passo per le nostre dame mantenendo gomiti bassi, faremo un video apposito su questo comunque, gomiti bassi semplicemente avambraccio in fuori. Balliamo il basico e entriamo nel passo. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, anche per noi leggera torsione. 1, 2, cambio e 3, 5, 6, 7. C'è scappato il fianco a tutte e due, hai notato? Sì.
È istintiva questa cosa. Andiamo a metterlo insieme, faremo un video apposito la prossima settimana, mi raccomando non perdetevi il video di Dance Mental Coaching dove andremo a vedere tutti questi dettagli. Questa settimana mi state sul passo, i cambi peso e una buona postura. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 1, 2 e 3. 5, 6, 7. Visto che c'è scappato di nuovo, facciamolo pure enfatizzato. Andiamo. 1, 2, 3. 5, 6 e 7. 1, 2 e 3. E 5, 6, 7. Ancora. 1, 2, 3. 5, 6 e 7. 1, 2 e 3. E 5, 6, 7. Andremo a vedere nel dettaglio anche questo movimento del fianco. Ok? Bene, abbiamo parlato di questa prima sospensione di passo per i cavalieri e per le dame. Direi che potremmo farla anche eventualmente sul tempo 2. Quindi partiamo per il cavaliere con il conteggio. Ricordatevi, prossima settimana focus su tutti quelli che sono i dettagli, sullo stile dell'uomo, sullo stile della dama, quindi movimento del fianco, postura, allungamento delle braccia, eccetera, eccetera. E anche la variazione di livello avanzato di cui inizieremo a farvi vedere i passi tra poco, ma che andremo ad analizzare nel dettaglio al prossimo video. Bene, allora partiamo quindi come se noi contassimo sul tempo come se noi ballassimo sul tempo del 2, contiamo 2, 3 e 5. Il movimento mi può cadere sia sul 6 che sul 7, potete decidere di fare questo movimento con grande calma qua. Sul 6 e 7 mi rimanete in pausa, andate a cambiare E1 e entrate 2, 3, 5. Ok, lo rifacciamo. E 2, 3 e 5, 6, 7 e 1, 2, 3, basico, e 6, 7. 1, 2, 3 e 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7. Quindi vedete, no, che questo movimento è interpretabile tra il 6 e il 7, addirittura potreste farlo direttamente in ingresso quando andate in apertura, ok? Sarà poi a voi, vedremo poi l'analisi anche di questi dettagli al prossimo video. Per la dama, sul 2, 2, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7, 1, 2, 3. Bene, allora Niki, io se tu sei d'accordo darei un accenno di una sequenza di livello avanzato, che è quella che poi andremo a vedere invece nel dettaglio al prossimo video. Mi raccomando, questa sequenza è dedicata alle persone che già hanno un'esperienza di ballo, anche perché andremo a vedere un ingresso del giro a sinistra. Ci saranno, sempre in questo ciclo, però ci sarà la spiegazione dei mezzi giri a sinistra e dei giri a sinistra proprio in corso d'opera, no? Lo troverete in questo secondo ciclo di lezioni di Dance Mental Coaching. Tenete presente che saranno praticamente i video speculari ai giri a destra che abbiamo già visto nel primo ciclo. Allora, per focalizzarci un attimo per bene sui passi, il cavaliere mi parte quindi con un giro a sinistra come se già lo avesse studiato, no? Immagino lo avrete studiato con i vostri insegnanti. Giro a sinistra, quella che definiamo spesso vuelta contraria. 1, 2, 3, andiamo a eseguire il perno su questa gamba sinistra e a completare la rotazione, rimanendo però in una sorta di posizione diagonale a livello di torsione del busto. Restiamo qua al 5, restiamo al 6, andiamo a chiudere nel numero 7, quindi il peso viene portato sulla gamba destra. Ci spostiamo lateralmente nel numero 1 come se ballassimo chassé. Nel numero 2 non facciamo nulla, andiamo a chiudere al 3, sfruttiamo la pausa del 4 per spostarci ancora lateralmente e balliamo sul 5 il basico in avanti. 5, 6, 7.
Da questa posizione vedrete che poi la prossima settimana in realtà noi andremo avanti con un tracheteo, faremo una rotazione, ma quello che mi interessa per ora è che focalizziate questa parte, ok? A livello di passo. Quindi mi sono in realtà fermata un attimo prima proprio per la focalizzazione solo sui tempi. Attenzione, notate che stiamo utilizzando le pause, stiamo utilizzando tutti i vari momenti di sospensione all'interno, alla fine del giro, durante gli chassé e così via. Quindi focus sul conteggio. Andiamo ancora, giro a sinistra, 1, 2, 3, sto al 5, sto al 6, chiudo al 7, entro 1, 3, chiudo, 4, 5, 6, 7. Lo facciamo in modo un pochino più scorrevole, vado 1, 2, 3, 5, 6, chiudo 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, quindi notate che abbiamo utilizzato proprio il conteggio con un sistema totalmente diverso dai 3 tempi e una pausa. Consigli? Interpretare, secondo me. Riuscire a interpretare anche finito il giro, non stare semplicemente fermi, come nella sequenza intermedia, diciamo pre-intermedia, ma riuscire a interpretare anche le pause, perché è fondamentale essere in grado di interpretare le sospensioni, le pause, di modo da dare colore al nostro ballo e non creare un ballo semplicemente molto monotono. Estremamente interessante quello che stai dicendo, ancora di più perché tu ed io sappiamo che non sono programmate queste cose, anche perché mi sposti il focus su qualcosa di estremamente importante, sul fatto che va bene la sospensione di passo, però forse siamo un po' a quello che dicevamo prima, no? Quando spiegavo non basta dire a una persona sostenere le braccia, se fai una sospensione di passo e poi mi balli 1, 2 e 3, 5, 6 e 7 ha poco senso. Anche la sospensione di passo, quello che stai dicendo è veramente molto illuminante, Niki, ed è un focus, mi trovi un attimo così perché trovo che tu mi abbia dato in velocità, anche perché ti ho preso forse un po' in contropiede, no? Ai consigli, hai dato alla velocità della luce immediatamente sottolineato un punto che è davvero davvero fondamentale. Da un punto di vista didattico, il mio consiglio, e dimmi se lo condividi, è quello di essere proprio molto attenti ai tempi. Come noto che nel momento in cui si finisce una sequenza di questo tipo, di solito quando si riprende la chiusura e il passo si ha la tendenza a muoversi subito, no? Lì invece abbiamo una pausa dove la pausa nel passo canonico non c'è e invece l'utilizzo della pausa, cioè del 4 per chi balla sull'1, marcata. Quindi didatticamente stare prima sul conteggio e spostarsi poi immediatamente su quello che stai dicendo tu. Del resto è il senso di questa puntata, cioè questo silenzio che va interpretato, va sentito, no? Quindi nel momento in cui io faccio anche solo la prima sequenza, uso il movimento, non lo uso affatto, resto magari nella mia medesima posizione, sentire, sentirsi, viversi tutto il tempo. Perché io continuo a essere convinta del fatto che sia assolutamente, ma ripeto, un'opinione, sia sbagliato il messaggio che mi è arrivato dove mi è stato detto la danza o ce l'hai o non ce l'hai. La danza è dentro di te che stai guardando e è bene focalizzarsi su questa indicazione importantissima che tu hai dato. Non credo che sia... Sono certa che non sia banale e non credo che possa essere di facilissima esecuzione, ma credo che possa, dico una cosa potente, credo che possa essere addirittura immediata volendo. Immediata nel senso che se decidi che dentro di te deve cambiare qualcosa, se decidi di esprimerti, ok, puoi farlo subito, puoi farlo immediatamente. Poi puoi decidere di modificare quell'interpretazione, ma la decisione di liberarti e di lasciarti andare può essere immediata, puoi deciderlo adesso. Puoi decidere poi anche di modificare, no, l'interpretazione che hai dato, perché può darsi che non ti piaccia. Puoi decidere di andare ad aggiungere o togliere degli elementi, ma puoi decidere di liberarti subito, se vuoi. Bene, allora con questa indicazione molto bella che hai dato, direi di fare la stessa cosa per le dame.
ok? Quindi di andare a fare il conteggio sempre sull'1, sul tempo 1 per le dame. Andremo a ballare, quindi partendo dal basico indietro, 1, 2, 3, volta contraria, 5, 6, 7, 1, 2, chiudo al 3, sposto al 5, chiudo il passo immediatamente dopo, vado ancora a fare un piccolo passo laterale per entrare poi all'1 in avanti con il piede destro, 1, 2, 3. Quindi andiamo a rivedere tutta la sequenza. 1, 2, 3, volta contraria, 5, 6, 7, solo passo, 1, 2, chiudo al 3, sposto 5, la chiusura ragazze avviene al 7, 7, sfrutto la pausa per ballare il passo portando il peso sulla gamba sinistra, mi sposto in avanti col basico di destra, 1, 2, 3. E da questa posizione recupero il 5 in avanti, 5, 6, 7, riballiamo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, sto all'1, sto al 2, chiudo al 3, mi sposto al 5, chiudo al 7, 8, 1, 2, 3, il basico in avanti ancora, vuelta contraria, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Allora attenzione, la prossima settimana andremo ad aggiungere elementi fondamentali. Ad esempio su questa vuelta contraria andremo a usare i movimenti di rotazione della testa che adesso non stiamo a fare, andremo ad analizzare bene tutti i movimenti del bacino sullo chassé eccetera, sia per le dame che per i cavalieri, e ad aggiungere una piccola parte di trachetteo e di giro un pochettino più impegnativo, ok? Concludiamo facendovi vedere entrambe le sequenze sia per il cavaliere che per la dama sul tempo 2. Allora, per il cavaliere andiamo a ballare 2, 3, 5, 6, 7, vado a chiudere nell'1, 1, sposto al 3, chiudo al 5, mi sa che ho fatto tutta una cosa strana, rifacciamo? Vado, 2, 3, 5, 6, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Questa volta non era più strana, la rivediamo piano piano, mi raccomando, conteggio, focus, ancora nessun movimento, ancora nessun abbellimento, postura sempre. 2, 3, 5, 6, 6, 1, 3, 4, vado in chiusura, apertura, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 5, ripetiamo, 1, postura, 5, 6, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 6, básico, 2, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 6, la dama, 2, 3, 5, vuelta contraria, 1, 2, 3, chiudi 5, sposti al 7, usi l'8 e l'1 per marcare il passo e spostare il peso, rientra in base al dos in avanti diagonale, 2, 3, 5, 6, 6, ripeto, 2, 3, contraria, 6, 6, 1, 2, 3, chiudi 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 1. Bene, allora Nicola Andrea Burrini, voglio ringraziarti tantissimo per essere stata con questa mamma un po' ingombrante. Sei una presenza preziosissima anche professionalmente. Vabbè, davanti a tutti ti dico che sono molto orgogliosa. Basta, finito qua. Però voglio approfittare per ringraziare tutti voi che ci state seguendo, per darvi appuntamento al prossimo video.
Pero aprovecho para agradecer a todas esas personas que nos siguen desde América Latina, desde España, y son muchísimos y le quiero dar las gracias a todos y gracias de verdad. Y no solamente a ustedes, pero también a... We want to thank you from following us from all around the world. It's a pleasure for us being able to create this content for you. And don't forget to subscribe. Subscribe here. Bye bye. Bye. See you soon. Bye.